Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e bentornati anche nel mio studio che vi ho largamente mostrato nel video della scorsa settimana. Peraltro, se ve lo siete perso, lo potete rivedere cliccando sulla i qui sopra il mio capoccione. E siamo di nuovo qui tutti insieme perché sto per riproporvi un grande classico di questo canale, ovvero il video dedicato ai miei prodotti preferiti del mese, che come al solito andrò a suddividere per categorie in modo da renderlo un po' più fruibile, perciò se voi siete pronti, senza ulteriori indugi, io andrei a cominciare. Per la categoria dei trucchi ho 3 prodotti da consigliarvi. Uno è una assoluta novità, quindi qualcosa che effettivamente è stato lanciato nel mese di maggio. Gli altri 2 sono più evergreen, che però ho ricominciato ad utilizzare con grande entusiasmo e dei quali mi sono un po' reinnamorata, quindi ho pensato di riproporveli anche un po' per l'idea del repetita Juvent. Se siete d'accordo però comincerei dalla novità che fa sempre un po' più gola e sto parlando dei nuovi blush di Fenty Beauty, che con mia grandissima gioia ha deciso di lanciare tutta una collezione di blush in crema. Che felicità! Ricorderete infatti che sono una grande fautrice dei blush in crema. Li preferisco largamente a quelli in polvere che trovo molto meno performanti e devo dire che Fenty anche stavolta non ha deluso. La linea si chiama Cheeks Out, quindi fuori le guanciotte, giù di guanciotte al vento. È disponibile, i blush sono disponibili in 10 colorazioni, quindi adatte un po' a tutti i tipi di incarnato, che è un fil rouge di Fenty in generale, un po' in tutti i prodotti che immette sul mercato. Io ho scelto la colorazione Daiquiri Deep, che è questo rosso aranciato che trovo perfetto per la primavera e per l'estate. Ora, perché mi piace molto questo blush? Uno, perché è molto pigmentato, il che è un bene ma anche un pericolo, perché attenzione, se non lo applicate correttamente è un attimo che da finish naturale, così guanciotta florida, si passa al look pagliaccio di McDonald's, proprio il rischio dietro l'angolo, quindi attenzione, ne basta veramente poco. Applicato correttamente però si stende molto facilmente. Io lo stendo addirittura con le dita, che trovo sia il modo più semplice, perché vado appunto a scaldare il prodotto e poi a uniformarlo qui sulle guanciotte. Ha un finish molto luminoso ed è una cosa che adoro nei blush e essendo molto pigmentato rende anche così la guancia più giovane, più florida, un po' look Heidi che si affaccia così dalla casa del nonno. Ciao caprette, eccomi qui. Però di nuovo ricordo, attenzione, non esagerate, perché se invece ne tirate su troppo poi pagliacci di McDonald's. Passiamo adesso ai 2 evergreen. Comincerei con un fondotinta Live Better della Clinique, che sicuramente vi ho già consigliato in altri video in passato e devo dire che non ho cambiato idea, l'ho un po' recuperato e ultimamente sto utilizzando praticamente soltanto questo fondotinta. Mi piace perché è leggero e ho scoperto che più passano gli anni, no ma tutto bene come al solito, più passano gli anni e più sento la necessità di prodotti leggeri, mentre per tanto tempo ho avuto una predilizione per fondotinta belli coprenti e anche opacizzanti. Questo è l'esatto opposto, perché è molto leggero e ha un finish luminoso. Credo che dipenda appunto dal fatto che man mano che divento sempre più una donna matura, una matura donna, i prodotti leggeri sono più facili da utilizzare perché non finiscono nelle rughettine, quelle simpatiche e adorabili rughettine che ogni giorno vengono fuori sempre più come i funghi dopo la pioggia. Che bellezza, le gioie della maturità proprio. Questo invece è leggero, finish luminoso e al tempo stesso però sufficientemente coprente da nascondere le maggiori imperfezioni. In più, non l'avevo ancora detto, mi ha anche un SPF 15 che lo rende perfetto appunto per la bella stagione, quando situazione corrente a parte si sta un filo di più all'aperto, quel filino proprio, quest'anno meno del solito ma comunque un filo di più. Consigliatissimo, disponibile in tante colorazioni. Se vi interessa io ho il numero CN28 Ivory o anche 03 Ivory. Prima si chiamava 03, adesso si chiama CN28, non so perché ma c'è scritto così. La
Last but not least, quindi ultimo ma non per questo meno importante prodotto preferito per la categoria dei trucchi, matita per sopracciglia, famose sopracciglia, matita per sopracciglia della Urban Decay, della Urban Decay, la Brow Blade. Oggi come al solito gigiona un tanto a letto, prendetemi così, ormai avete imparato che si può fare diversamente. La Brow Blade è una matita per sopracciglia molto particolare, anche questa ve l'avevo proposta in video del passato, l'ho riacquistata di recente e me ne sono rinnamorata perché da una parte ha la classica matita da texture un po' cerata, tipica delle matite per sopracciglia, e dal lato opposto, e questo la rende special, ha la punta in feltro tipo eyeliner, il che permette di disegnare zin zin zin, peletto per peletto, e quindi se si è particolarmente dotati ottenere un finish super naturale pazzeschissimo. Ora, ad essere onesta, io non sono proprio questa esperta, non ho queste doti favolose, anzi le mie sopracciglia sempre sono, non dico sorelle, gemelle, proprio a volte non sembrano manco parenti, però mi piace perché nelle zone dove le sopracciglia sono un po' più rade vado zic 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 a disegnare i peletti e trovo che abbiano un finish più naturale, ecco, mettiamolo così, rispetto alla classica matita che invece tende un po' a fare sopracciglia alla Marrabbio. Queste citazioni veramente old, veramente vintage, anni 80. La consiglio molto, non è facilissima da utilizzare, ma una volta che ci si prende un po' la mano fa davvero la differenza. E con questo concluderei la categoria del trucco e passerei così con un balzo in avanti alla categoria della cura della pelle. E anche qui, caso vuole, ho 3 prodotti da consigliarvi che ho scoperto in parte durante il lockdown e in parte subito dopo. Partirei con le scoperte e più precisamente con una crema corpo. Ora, durante le prime fasi del lockdown, quelle in cui ancora comprare online sembrava un peccato capitale, avevo finito le creme corpo e quindi sono andata nella farmacia del mio paesello sperso nelle Langhe e ho trovato questa della Ven, un po' l'unica che mi sembrava papabile. L'ho presa e devo dire è stata una piacevole scoperta, ecco. Si tratta del Baume Fondant Hydratant Plus Sensible Sèche, o se vogliamo dirlo in inglese, perché come sempre io madrelingua in tutte le lingue europee, Moisturizing Melting Balm for Dry Sensitive Skin. Vabbè, ciao, un caro saluto ai miei insegnanti di francese e inglese del liceo. Ciao, ciao. Quindi è una crema molto ricca perché è proprio un balsamo fondente idratante. Ha la texture che piace a me perché avendo una pelle del corpo particolarmente secca sento proprio il bisogno di creme belle ricche. La profumazione è quella classica da crema corpo, cioè niente di sconvolgente, proprio classica crema corpo, però molto idratante, si assorbe in fretta, che sono le 2 qualità sine qua non quando si tratta di creme corpo, e in più si trova in farmacia senza dover sbattersi più di tanto. Aven crema corpo consigliatissima. Spostiamoci dai prodotti corpo ai prodotti viso perché ho scoperto dei nuovi patch per il contorno occhi. La mia grandissima fissazione, mi ricorderete forse nel video di 2 settimane fa, quello in cui vi ho mostrato come ho organizzato i prodotti beauty nel bagno, che ho 200 maschere per il contorno occhi, patch occhi. Durante il lockdown, però già in fase invece successiva nella quale ho iniziato effettivamente a acquistare online, perché iniziamo a finire proprio anche cose di prima necessità, da Sephora ho acquistato questi che sono gli Happy Place Mood Patch di Patchology, un brand che mi piace molto. Ne ho già altri 2 sempre dello stesso brand, uno da notte e uno da giorno, che comunque mi piacciono e utilizzo. Questi però mi hanno così un po' solleticato perché sono infusi di tè ispirati un po' all'aromaterapia, qualsiasi cosa voglia dire, anche perché trattandosi di patch occhi aromaterapia non ho capito.
Detto questo, però, li ho trovati molto buoni perché, proprio come anche gli altri dello stesso brand, vanno a sgonfiare la borsa incipiente e un po' a distendere, appena appena, senza esagerare, la zona del contorno occhi. Come sapete, i miracoli non esistono quando si tratta di rughette varie ed eventuali, però un aiutino lo danno. Fin da subito però mi ha fatto particolarmente sorridere la descrizione sul retro, dove dice, traduco come sempre così a braccio: illumina il tuo giorno in appena 10 minuti con questi patch per occhi infusi con petali. Questi eye gels alzano, migliorano l'umore e sviluppano la creatività. Ma certamente, e infatti vi dirò che quando ce l'hai su, via giù a dipingere, a creare opere d'arte, fischiettando allegramente. Ecco, su questa roba avrei delle leggerissime rimostranze, in generale però lo trovo un ottimo prodotto per quel che riguarda invece la parte di ammorbidire, distendere e idratare il contorno occhi. Se siete come me appassionati della tipologia patch per occhi in gellino morbido, ve li consiglio, li trovate da Sephora, però vabbè, la poesia proprio nella descrizione. E concludiamo la categoria della cura della pelle con un prodotto della Fresh, perché non so se ve l'ho già detto, mi pare proprio di sì, ma gioia e giubilo grandissimo, proprio entusiasmo sconfinato, la Fresh è finalmente disponibile anche in Italia. Dopo anni a consigliare su questo canale prodotti della Fresh dicendo dispiace tanto ma in Italia non so dove trovarli, finalmente ci sono da Sephora. Ne ho approfittato e nell'ultimo ordine che ho fatto ho preso anche questa, che è la Rose Deep Hydration Face Cream, una crema da giorno per il viso infusa con petali di rosa che va proprio a nutrire e idratare la pelle. Non ha un'azione anti-età, lo dico subito, quindi è un po' più adatta o a pelli giovani o a chi come me ama ogni tanto intervallare creme anti-età belle strong a qualcosa di un po' più leggero, di un po' più rilassato. Questa è perfetta e poi ha quella solita fragranza alla rosa dei prodotti della Fresh che mi fa impazzire. Li adoro tutti, in particolar modo nelle creme. La profumazione alla rosa per me è un plus grandissimo. Molto leggera ma al tempo stesso sufficientemente idratante e io ve la consiglio, ma in generale ormai dopo anni e anni lo saprete, sono una grandissima fan della Fresh, che peraltro, amici della Fresh, carissimi, simpaticissimi amici della Fresh, voleste mai un giorno mandarmi qualcosa, soprattutto adesso che siete anche in vendita in Italia? Dai, è fortissimo. E questo conclude anche la categoria della cura della pelle. Adesso passerei alla categoria. Bene, alla categoria degli abiti, che so esservi un po' mancata nel mio ultimo video con i preferiti del momento, perciò abiti. Non so voi, ma io durante il lockdown, a forza di mangiare pizze, torte, cose, cucinare da mattina a sera, farsi aperitivi tutti i giorni, sono ingrassata di un numero imbarazzante di chili, il che ha portato come conseguenza che molti degli abiti che prima mi entravano non mi entrano più e quindi noterete forse che i miei preferiti per il mese di maggio sono tutte cose molto morbide, molto così flowy, molto rilassate, molto copri tutto quel che si può coprire. E comincerei con questa, che in realtà è una difficile anche da definire, una sorta di camicia spessa non so neanche quale sia il tessuto, non ne ho idea, però o camicia spessa o spolverino primaverile, che è un po' come lo sto utilizzando adesso, perché da queste parti comunque maggio è stato un mese un po' pazzarello. Prima un caldo che proprio sembrava ad essere agosto e poi improvvisamente è venuto giù a piovere che sembrava ad essere tornati a novembre, e quindi diciamo nella seconda metà del mese ho ritirato fuori questo capo che è diventato perfetto, perché utilizzato appunto come spolverino è molto morbido, poi ha questo motivo pied pull grande che mi fa volare altissima, sono un amante del pied pull,
e una vestibilità molto morbida, molto rilassata, perfetto da abbinare con anche una t-shirt, una gonna, dei jeans, insomma molto versatile, molto carino. L'ho preso su ASOS, non ricordo se l'ho detto all'inizio, ed è proprio del brand ASOS. Invece un altro leitmotiv di questo maggio è stato il ritorno alle t-shirt, questo soprattutto nella prima metà, quando faceva quella caldazza assurda. Quindi spesso ho sfoggiato look t-shirt, gonna a ruota e blazer, e ho ritirato fuori dal guardaroba le adorate t-shirt di Pollatz. Io ho questa ispirata ai Royal Tenenbaums, che peraltro è uno dei miei film preferiti in generale. I always wanted to be a Tenenbaum, you know? Ma in generale Pollatz ha sempre delle t-shirt molto carine, particolari, con queste grafiche disegnate da lei che vi consiglio fortemente. Ora credo che questa, nello specifico dei Tenenbaum, non sia più disponibile, ma vi invito a fare un salto sul sito di Pollatz perché ce ne sono altre veramente spettacolari, e trovo appunto che il look t-shirt, che rende tutto un po' più casual, con gonna a ruota e blazer che invece riporta un po' verso il formale, sia perfetto per questa tarda primavera. Metterò, non l'ho ancora detto ma ormai chi mi segue lo sa, sul mio blog i link a tutti i prodotti che vi ho consigliato e vi consiglierò nel corso di questo video, casomai foste interessati a saperne di più, conoscere i prezzi, ma anche, perché no, acquistare qualcosa. E quindi ricordate che il link al mio post dedicato è, come sempre, o nella info box qui sotto il video, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Quindi l'abbiamo detto, alla buon'ora, meglio tardi che mai. Ma andiamo avanti con i preferiti in campo di abiti, moda, fashion. E proseguiamo con un altro grande classico, perlomeno per quel che mi riguarda, dei momenti in cui ingrasso con grande entusiasmo, ecco, diciamo così, e non mi entra più niente, ovvero i leggings super duper elasticizzati, quelli che ci entra dentro anche la donna cannone. Questi, per la precisione, li ho presi tempo addietro da Calzedonia, immagino che siano ancora disponibili. Li avevo pagati anche molto poco e mi piacciono perché hanno questo finish un po' effetto fintapelle, lucido ma non eccessivamente lucido, perché quelli troppo lucidi poi non mi piacciono. Super morbidi, super stretching, non segano da nessuna parte, e mi piace molto indossarli con sopra qualcosa di lungo e morbido, elasticizzato, le tre parole chiave di questo periodo della mia vita. Nello specifico, per esempio, li ho indossati spesso e volentieri con uno stendino vuoto, un attaccapanni vuoto, bellissimo, con questa camicia che ho preso di nuovo su ASOS, camiciona maxi oversize, super larga, super morbida, molto comoda, classica camicia bianca, e mi piace anche molto abbinata sotto un blazer, sopra sarebbe un po' complicato. E questi erano i preferiti del mese di maggio, un mese appunto un po' caldazza, un po' bentornato autunno, quindi vedete robe all over the place. Direi di proseguire adesso con la penultima categoria, che è quella dei vari. Come sapete, la categoria dei random, dei vari, è quella dove vado ad inserire un po' tutto ciò che non so dove altro collocare, e questo mese parlo di cose da mangiare, più precisamente di questi piatti già pronti indiani che ho acquistato al di più, perché durante il lockdown il mio paese non è che offrisse 2000 alternative per la spesa. Il di più però ha questa particolarità, non so se lo frequentate, io non lo frequentavo tantissimo prima, ma adesso sono diventata un po' più assidua. Tutti marchi che, boh, chi li ha mai visti, e nel reparto etnico ho trovato queste cosette qua, che peraltro mi aveva già consigliato la mia amica Federica, che saluto, grazie Fede, dicendomi attenzione, che quelli sono prodotti molto buoni. Detto da lei, peraltro, che è un'ottima cuoca, mi sono fidata
e da allora praticamente tutti i sabati per una lunga serie di settimane abbiamo cucinato indiano e utilizzato come, diciamo così, contorno, come side, queste lenticchie al curry, comodissime perché praticamente si apre il pacchetto, si mette nel microonde per 1 minuto e mezzo e sono pronte e buonissime. Ora non credo di potervi mettere un link a questa roba qua, ma se andate al di più secondo me lo trovate, consigliatissimo. E passiamo così all'ultima categoria, che non poteva che essere quella delle serie TV, ovviamente. Non poteva mancare tra i preferiti di maggio la categoria delle serie TV perché, siamo onesti, un po' tutti ne stiamo fruendo in grande quantità già ai tempi del lockdown e anche adesso che siamo in queste fasi successive. Comunque il tempo trascorso in casa è sempre tanto e non so voi, ma io non riesco a leggere libri, non so perché, non me lo spiego. Peraltro ho colto tra le amiche che non sono l'unica, si fa un po' difficoltà a leggere, viene molto più facile invece guardare delle serie TV e se anche voi come me siete sempre alla ricerca di nuove serie da guardare, io sono qui e sarei pronta a proporvene 3, cercando, se gliela fo, di essere coincisa, perché già sto video sarà durato il giusto, devo ancora montarlo, ma come dire, un po' questo sentore. Partirei con la prima serie che vi propongo è fruibile su Amazon Prime e sto parlando di Upload, una serie al momento abbastanza pompata perché è uscita di recente, che è ambientata in un futuro non troppo distante, un futuro nel quale viene data la possibilità, poco prima di morire, di estrarre la propria coscienza, la propria anima e caricarla in una sorta di mondo virtuale nel quale continuare a vivere all'infinito. È una serie che ha un presupposto non proprio la novità dell'anno, un po' Matrix, un po' insomma Black Mirror, ma con un tono di narrazione completamente diverso sia dall'uno che dall'altro, perché è molto leggera, divertente, a tratti surreale e insomma adatta per chi ha bisogno di una serie che non sia troppo ammorbante, ecco, mettiamola così, quindi un po' farfallina. Io l'ho trovata divertente, carina l'idea, carina la resa, divertenti i personaggi, insomma ve la consiglio. Sono stata concisa abbastanza? Speriamo di sì. La seconda invece tutt'altra roba ed è la nuova stagione di Afterlife, la serie di Ricky Gervais, questo comico inglese molto famoso, su Netflix. Ora, io avevo già visto la prima stagione, mi era piaciuta molto, va anche detto che io amo Ricky Gervais, che non piace a tutti perché è abbastanza controverso. Diciamo che ha una comicità molto british, molto tagliente. La serie racconta di questo uomo che rimane vedovo e entra in un grandissimo stato di depressione che lo porta a non avere più remore di alcun tipo e quindi a dire tutto quello che gli passa per la testa e fare tutto quello che gli va, anche cose molto poco politically correct, diventando praticamente un bisbetico intrattabile. Nel corso della serie però le cose si vanno evolvendo e diciamo che è una serie adatta a chi ama questo umorismo molto sagace e le situazioni un po' surreali e bizzarre, e soprattutto chi ama Ricky Gervais. La terza ed ultima serie che vi propongo invece è una serie sempre su Netflix che ho scoperto molto di recente, 3 stagioni disponibili, quindi non è proprio nuovissima, è una serie inglese e si intitola Lovesick. Ora, mi piace questa serie per 3 motivi. Il primo è che di nuovo la trovo molto british, un british però più leggero, mi ricorda per certi versi il film 4 matrimoni e un funerale, perché ha quell'ironia lì e racconta le vicende di questi 3 giovani inglesi, con particolare attenzione a Dylan, che è un po' il protagonista. La storia e la vicenda inizia con Dylan, al quale viene diagnosticata la clamidia, quindi già un presupposto, vabbè, che lascia un po' il tempo che trova, ma che spinge quindi il protagonista a dover ricontattare tutte le donne con le quali ha avuto rapporti sessuali per
condividere questa informazione, e quindi si ripercorre attraverso le varie donne della vita di Dylan un po' gli ultimi 6 anni di questo ragazzo e dei suoi due coinquilini, con tutta una serie di intrecci amorosi. È una serie di nuovo molto ironica, divertente, leggera, carina, ambientata in Inghilterra, che per me è sempre un plus, e in più 3 stagioni, che quindi può tenere compagnia anche per un discreto numero di ore, mettiamola così. E con questo giungiamo al termine, non so se sono stata abbastanza concisa, speriamo, temo di no. Comunque giungiamo al termine di un altro video dedicato ai prodotti preferiti del mese. Io, come sempre, spero che le mie indicazioni vi siano state in qualche modo utili, così per orientarvi nei vostri prossimi acquisti, per scegliere la vostra prossima serie da guardare, insomma, o anche semplicemente per tenervi compagnia per un tot numero di minuti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, che state aspettando, amici cari? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Direi che per oggi non c'è altro, come al solito. Però se avete prodotti da consigliare, serie da consigliare, libri da qualsiasi cosa da consigliare, scrivetemelo nei commenti, o se avete domande varie ed eventuali, idem giù nei commenti. Direi che per oggi non c'è altro. Baci a stampo a tutti voi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!